Buonasera a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia amica Angela. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, la vita nelle zone tranquille e nelle zone rumorose in Italia. Voi dove vivete? In una zona silenziosa o in una zona con tanto rumore? Buonasera. Sì, questo è un tema che tocca tutti noi italiani. Io, per esempio, vivo in centro città, a Milano, e devo dire che il rumore è davvero tanto. La mattina mi sveglio con il suono delle macchine, dei clacson, delle persone che parlano per strada. Capisco perfettamente. Io invece abito in una zona più tranquilla, vicino a un parco. La differenza è enorme. La mattina sento gli uccelli che cantano, qualche volta il vento tra gli alberi. È molto rilassante. Che fortuna! Ma sai, vivere in centro ha anche i suoi vantaggi. Tutto è vicino, i negozi, i ristoranti, i cinema. Non ho bisogno di prendere la macchina per fare niente. Esco di casa e in 5 minuti sono ovunque. È vero, questa è una cosa molto comoda, però io preferisco la tranquillità. Quando torno a casa dal lavoro, voglio rilassarmi, leggere un libro, ascoltare musica senza il rumore costante del traffico. Lo capisco, ma ti dico una cosa. Dopo un po' ci si abitua al rumore. All'inizio, quando mi sono trasferita in centro, non riuscivo a dormire bene. Sentivo ogni macchina, ogni moto che passava sotto la finestra. Adesso invece dormo tranquilla. Interessante! Quindi il nostro cervello si adatta al rumore. Ma dimmi, non ti manca mai il silenzio? Non pensi mai di trasferirti in una zona più tranquilla? Qualche volta sì, lo ammetto, soprattutto nei weekend, quando vorrei dormire fino a tardi. Ma il sabato mattina alle 7 già sento i camion della spazzatura, i bar che aprono, le saracinesche dei negozi. Ecco, questo è proprio quello che non voglio. Io nei weekend mi sveglio quando il mio corpo è riposato, non quando il rumore esterno mi sveglia. È una questione di qualità della vita. Hai ragione, ma pensa anche a questo. In centro città c'è sempre vita, sempre movimento. Se ho bisogno di comprare qualcosa anche la sera tardi, trovo tutto aperto. Se voglio incontrare gli amici, non devo organizzare tutto con giorni di anticipo. Questo è vero. Nella mia zona la sera tutto chiude presto. Dopo le 8 di sera è difficile trovare anche solo una farmacia aperta. Devo ammettere che qualche volta è scomodo. Vedi, ogni scelta ha i suoi pro e contro. Ma dimmi, quando esci dal tuo quartiere tranquillo e vieni in centro città, come ti senti? All'inizio mi piace l'energia della città, la gente, i negozi. Ma dopo qualche ora mi viene il mal di testa dal rumore. Sento proprio il bisogno di tornare nella mia zona tranquilla. È normale, ognuno di noi ha una sensibilità diversa al rumore. Io, per esempio, lavoro meglio quando c'è un po' di rumore di fondo. Il silenzio assoluto mi mette quasi ansia. Davvero? Per me è il contrario. Quando devo concentrarmi sul lavoro, ho bisogno di silenzio totale. Se sento anche solo una musica lontana, mi distraggo subito. Siamo proprio diversi. Ma sai, in Italia abbiamo tanti tipi di zone. Ci sono le grandi città come Milano, Roma, Napoli, dove il rumore è costante. Poi ci sono le città medie dove il rumore c'è, ma è più gestibile. Esatto, e poi ci sono i piccoli paesi, soprattutto nelle montagne o nelle colline, dove la vita è molto più tranquilla. Lì il rumore più forte è magari quello delle campane della chiesa. I paesi piccoli hanno un fascino particolare. Mia nonna vive in un paese in Toscana e quando vado a trovarla mi sembra di entrare in un altro mondo. La sera il silenzio è così profondo che si sentono i grilli cantare. Che bello! E come ti senti quando sei lì? Ti piace o preferisci tornare subito in città? Le prime 2 sere mi sento persa. Mi manca il rumore della città, mi sembra che manchi qualcosa. Ma dopo un po' inizio ad apprezzare la tranquillità. Dormo meglio, sono più rilassata.
Vedi, anche tu riconosci che la tranquillità fa bene. Forse dovresti pensare di trasferirti in una zona più silenziosa. Forse un giorno, ma per ora la città mi piace troppo. E poi, sai cosa ho fatto per ridurre il rumore in casa? Ho comprato delle finestre speciali con doppi vetri. Fanno una differenza enorme. Ah, i doppi vetri. Sono molto utili. Io li ho installati 2 anni fa e devo dire che anche i pochi rumori che arrivavano dalla strada adesso sono quasi spariti. Bravo! Vedi, ci sono delle soluzioni per vivere meglio anche nelle zone rumorose. Un'altra cosa che aiuta molto sono le tende pesanti. Assorbono i suoni e creano un ambiente più tranquillo. È vero, anche i tappeti aiutano molto. In generale, più materiali morbidi ci sono in casa, meno il rumore si propaga. Ma dimmi, a Milano quali sono le zone più rumorose? Sicuramente il centro storico, vicino al Duomo. Lì c'è sempre tantissima gente, giorno e notte. Poi le zone vicino alle stazioni dei treni, come Centrale o Porta Garibaldi. Anche lì il movimento non si ferma mai. E le zone più tranquille quali sono? Beh, le zone residenziali fuori dal centro, come i quartieri verso la periferia. Lì ci sono più parchi, più spazi verdi, meno traffico, ma come ti dicevo, sono anche meno comode per spostarsi. È sempre una questione di equilibrio. A Roma ho sentito che alcune zone sono molto rumorose, soprattutto di sera. È vero? Sì, a Roma il centro storico è molto vivace la sera. Trastevere, per esempio, è pieno di bar e ristoranti che restano aperti fino a tardi. Per chi vive lì, il rumore notturno può essere un problema. Immagino. E Napoli? Ho sentito dire che è una città molto rumorosa. Napoli è speciale. Lì il rumore fa parte della cultura della città. Le persone parlano ad alta voce per strada, i venditori ambulanti gridano, le moto sfrecciano ovunque. È caotico ma anche affascinante. È vero, ogni città italiana ha il suo carattere, ma secondo te il rumore urbano può causare problemi di salute? Assolutamente sì. Ho letto che il rumore costante può causare stress, problemi di sonno, anche problemi cardiaci nel lungo periodo. Non è da sottovalutare. Esatto. Per questo io penso che sia importante scegliere bene dove vivere. La qualità del sonno è fondamentale per la nostra salute. Hai ragione, ma non tutti possono permettersi di scegliere. Le case nelle zone tranquille spesso costano di più e per chi lavora in centro città, vivere lontano significa perdere molto tempo nei trasporti. Questo è un punto importante. Il costo della vita varia molto tra le zone tranquille e quelle rumorose. Anche se devo dire che ultimamente molte persone preferiscono vivere fuori dal centro proprio per avere più tranquillità. Sì, soprattutto dopo la pandemia. Molte persone hanno capito che lavorare da casa è possibile e quindi hanno deciso di trasferirsi in zone più verdi e silenziose. È una tendenza interessante, ma secondo te quali sono i rumori più fastidiosi in città? Per me i clacson delle macchine sono i peggiori, li trovo inutili e irritanti. Poi i lavori stradali, quando usano i martelli pneumatici. Quello è un rumore insopportabile. Sono d'accordo, anche io odio il rumore dei cantieri edili. E poi le moto senza silenziatore, quelle che fanno un rumore fortissimo. Non capisco perché le persone modifichino le moto per farle rumorare di più. È vero. E poi c'è il problema dei vicini rumorosi. Quando vivi in un condominio, se hai vicini che fanno rumore la sera, la vita diventa difficile. Ah, i vicini rumorosi sono un classico problema italiano. Musica alta, feste fino a tardi, lavori in casa nel weekend. È frustrante. Io ho avuto un vicino che suonava la batteria. La batteria! In un appartamento al 3° piano. È stato un incubo finché non si è trasferito. Non ci credo, la batteria in appartamento è davvero esagerato. Almeno nella mia zona, se qualcuno fa troppo rumore dopo le 10 di sera, si può chiamare la polizia. Anche in città si può fare, ma spesso è difficile.
Il rumore di fondo è già così alto che distinguere il rumore di un vicino diventa complicato. Capisco, ma voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Voi dove vivete? In una zona tranquilla o rumorosa? E come vi trovate? Scrivetecelo nei commenti, siamo curiosi di sapere le vostre esperienze. Sì, davvero, vogliamo sapere se preferite la tranquillità o l'energia della città. E se avete dei consigli per ridurre il rumore in casa, condivideteli con noi. Un'altra cosa interessante è come il rumore cambia nelle diverse stagioni. D'estate, con le finestre aperte, il rumore della città entra molto di più nelle case. È vero, d'estate è difficile. Fa caldo, devi aprire le finestre, ma poi entra tutto il rumore della strada. E la notte, con la gente che esce, i bar aperti fino a tardi, dormire diventa complicato. Nella mia zona d'estate è perfetto. Posso dormire con la finestra aperta e sentire solo i suoni della natura. Qualche volta passa una macchina, ma è raro. Che invidia! Io d'estate uso i tappi per le orecchie per dormire. Non sono comodissimi, ma almeno mi permettono di riposare. Hai mai pensato di usare una macchina per il rumore bianco? Ho sentito che aiuta molte persone a dormire meglio. Sì, ho provato. Creo un rumore costante e uniforme che copre gli altri suoni. All'inizio era strano, ma poi mi sono abituata. Adesso la uso quasi tutte le notti. Bene, vedi, ci sono tante soluzioni, anche se ovviamente la soluzione migliore sarebbe vivere in una zona naturalmente tranquilla. Sempre con la tua propaganda per le zone tranquille. Ma ammetto che hai dei buoni argomenti. Forse quando sarò più grande mi trasferirò in una zona più silenziosa. Più grande? Ma se siamo quasi coetanei. Comunque, secondo me non è una questione di età, è una questione di priorità. Cosa è più importante per te, la comodità di avere tutto vicino o la tranquillità? Per me adesso è più importante la comodità. Mi piace uscire la sera, incontrare gli amici, andare al cinema all'ultimo minuto. In una zona periferica tutto questo sarebbe più difficile. Capisco il tuo punto di vista, ma pensa anche alla salute a lungo termine. Il rumore costante fa male, lo stress si accumula. A volte vale la pena sacrificare un po' di comodità per stare meglio. Hai ragione, è una riflessione importante. Forse dovrei trovare un compromesso. Una zona non proprio in centro, ma neanche troppo lontana. Un quartiere residenziale con un po' di verde. Ecco, questo sarebbe perfetto. A Milano ci sono dei quartieri così? Con un buon equilibrio tra comodità e tranquillità? Sì, ce ne sono diversi. Per esempio, la zona di città studi è abbastanza tranquilla ma ben collegata. Oppure alcuni quartieri verso sud, come Vigentino o Barona, hanno molti parchi e spazi verdi. Interessante, e costano molto meno del centro, immagino. Sì, il prezzo delle case è molto più accessibile. Forse dovrei davvero pensarci. Ma dimmi, tu hai mai pensato di trasferirti in città per avere più vita sociale? Sinceramente no. La mia vita sociale è organizzata diversamente. Vedo gli amici nel weekend, facciamo cose durante il giorno e la sera torno nella mia zona tranquilla. Per me è perfetto così. Ognuno ha il suo stile di vita. L'importante è sentirsi bene dove si vive. E voi, cari ascoltatori, vi sentite bene dove vivete? O vorreste cambiare qualcosa? Bella domanda. E se poteste scegliere liberamente, dove vi trasferireste? In una grande città, in un paese piccolo, in montagna, al mare? Scrivetecelo nei commenti. Sì, siamo curiosi. E se avete esperienze particolari con il rumore o con la tranquillità, raccontatecele. Magari possiamo imparare qualcosa di nuovo dalle vostre storie. Un'ultima cosa che voglio dire: non esiste una scelta giusta o sbagliata. Vivere in una zona rumorosa o tranquilla dipende dalle preferenze personali, dal lavoro, dalla famiglia, da tante cose. Assolutamente vero. L'importante è essere consapevoli delle conseguenze di ogni scelta e cercare di vivere nel modo che ci fa stare meglio. Esatto,
E adesso, prima di salutarvi, voglio fare un'altra domanda ai nostri ascoltatori. Qual è il rumore che vi dà più fastidio? E c'è un suono che invece vi piace particolarmente? Per me il suono che amo di più è quello della pioggia. Anche se vivo in città, quando piove mi rilasso. È un suono naturale che copre tutti gli altri rumori urbani. Anche a me piace molto il suono della pioggia e poi mi piace il silenzio della neve. Quando nevica, tutto diventa ovattato e silenzioso. È magico. È vero, la neve ha questo effetto particolare. Purtroppo a Milano nevica poco, ma quando succede è sempre speciale. Bene, cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Spero che la nostra conversazione vi sia piaciuta e che vi abbia fatto riflettere su dove vivete e su come il rumore influenza la vostra vita quotidiana. Ricordate di iscrivervi al canale Bravocast Italiano se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche quando pubblichiamo nuovi video. E soprattutto lasciate un commento qui sotto, vogliamo sapere la vostra opinione su questo tema. Vivete in una zona tranquilla o rumorosa? Come vi trovate? Avete mai pensato di cambiare? E se avete suggerimenti per i prossimi video, scriveteli pure. Noi leggiamo tutti i commenti e cerchiamo sempre di ascoltare i vostri desideri. Perfetto, allora vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Continuate a studiare l'italiano e ricordate, la pratica è fondamentale. Ciao a tutti e buonasera! Ci vediamo presto! Ciao e buonasera, a presto!